Vorrei spostare la vostra attenzione su questo percorso di trasformazione digitale del cittadino di cui tutti siamo parte e vorrei farlo partendo da un salto leggermente indietro nel tempo. Qualche anno fa, 2016, 5 anni fa, non molto, un momento in cui questo percorso di trasformazione digitale del cittadino ha subito una grande accelerazione grazie anche all'attività del team per la trasformazione digitale di Presidenza del Consiglio. Qual era l'esperienza di un cittadino digitale in quel momento? Come utenti di servizi digitali di ogni tipo eravamo già abituati a gestire gran parte delle nostre attività anche grazie all'utilizzo di strumenti digitali, passando dalle interazioni con il nostro home banking a ogni altro genere di servizio. Questa stessa persona che ad esempio affitta il suo appartamento su Airbnb molto facilmente, in questo caso riceve la notifica che qualcuno ha richiesto il suo spazio, si ritrova però nello stesso flusso di esperienza anche di fronte a questo tipo di interfacce. Questo è il portale dedicato al caricamento dei dati anagrafici delle persone che vengono ospitate da qualsiasi struttura ricettiva. E non è solo un tema di interfaccia e di magari scarsa usabilità di questo tipo di piattaforme, è proprio un problema più grande di sistema. Questi sono siti che richiedono l'installazione di un certificato su una macchina unica, non si può accedere quindi da mobile, quindi quella stessa persona si trova a percorrere un'esperienza molto frammentata, che può portarla anche a un certo punto a non rispettare la legge perché non riesce a farlo. In questo contesto l'accelerazione di cui parlavo poco fa, anche con il lavoro del team per la trasformazione digitale, è stata proprio un momento di speranza, di freschezza in un certo senso nel poter effettivamente chiederci che cosa possiamo fare per cambiare questa situazione, per colmare questo divario e fare in modo che questo cittadino abbia un'esperienza fluida e la qualità offerta nell'interazione con i servizi pubblici sia quantomeno vicina al pari di quella offerta da servizi di altre organizzazioni private. In questo contesto, ormai è passato qualche anno, quindi molti di voi magari conoscono già da vicino questo lavoro, però l'azione si è consolidata su due filoni principali. Da un lato quello di creare un design system, quindi un punto di partenza che tutte le amministrazioni potessero utilizzare per progettare servizi digitali di qualità, e dall'altro quello di costruire delle piattaforme abilitanti, lavorando ovviamente su asset già esistenti in molti casi, che portassero quello standard di qualità nelle mani del cittadino. E quindi da un lato abbiamo assistito ad un percorso di innovazione distribuita, possiamo dire, che grazie al design system ha permesso a tante amministrazioni, enti locali, organizzazioni di in qualche modo ribaltare il proprio modello mentale nel progettare servizi digitali, mettere il cittadino al centro e farlo partendo da una base di buone pratiche già consolidate. E questo sicuramente già è un primo passo a favore di un'esperienza più fluida per il cittadino di cui parlavamo poco fa. E poi il lavoro sulle piattaforme infrastrutturali abilitanti è stato molto partendo dall'identità nazionale, il sistema di pagamenti, tutto quello che ormai fa parte probabilmente anche della vostra vita e ha permesso di pensare a dei prodotti più avanzati, se vogliamo, tra cui l'app Io, che è concepita come il punto unico di accesso per il cittadino verso i servizi della pubblica amministrazione e si propone di raggiungere esattamente quell'obiettivo, di colmare quel divario. Con questo strumento, sempre a portata di mano, l'idea è di poter fare qualsiasi cosa che ha a che fare con i servizi pubblici e farlo con la stessa piacevolezza e efficacia che ritroviamo anche in altri servizi che utilizziamo nella nostra quotidianità.
Nel 2018, quando questa era ancora un'idea, abbiamo iniziato a mostrarla alle persone, a pensare ok, qual è l'opinione dei cittadini, che cosa effettivamente pensano di questo concetto, ed è stato subito ovviamente molto ben percepito. Spero che quest'app venga sviluppata il più in fretta possibile, ci dicevano le persone, proprio per quella sensazione di voler effettivamente interagire con i servizi dello Stato e delle diverse amministrazioni, così come facciamo in altri ambiti della nostra vita. Alcuni dicevano anche il nome non fa pensare subito alla PA, che è un bene e anche un male, ma soprattutto un bene, no? Quindi era immediatamente percepito anche diciamo, il salto in avanti. Allo stesso tempo, in quel momento, c'erano però anche tanti dubbi, poca consapevolezza di quali erano gli strumenti digitali già a disposizione e anche un po' di scetticismo. Identity provider, perché in inglese, cosa significa? Perché devo scegliere tra soggetti privati per avere la mia identità nazionale? Perché devo fare SPID che poi non so come utilizzarlo? Per chi non lo sa, SPID appunto è il sistema di credenziali di identità digitale nazionale. Quindi in questo contesto ovviamente il livello di consapevolezza era ancora un po' basso, e questo non permetteva forse di percepire appieno il valore anche possibile, no? Di quell'idea. Passiamo qualche anno dopo. Nel frattempo questa applicazione ha avuto la sua sperimentazione in una beta a numero chiuso fino ad essere aperta a tutti a inizio del 2020. E questo è il numero di download da qualche giorno fa. Quando ho fatto questo screenshot sono 11 milioni. Nell'ultimo anno questo servizio ha trainato sostanzialmente anche l'acquisizione di SPID, che ha fatto un salto praticamente equivalente nella distribuzione delle identità nazionali. Vedete come si distribuisce l'andamento anche attorno a due picchi che hanno caratterizzato l'adozione delle persone di questo prodotto, che sono l'uscita del bonus vacanze e del cashback in particolare, quindi momenti in cui questo servizio è risultato particolarmente vicino in un qualche modo anche alle persone per le opportunità offerte. In questo contesto siamo tornati a parlare con i cittadini e abbiamo notato un clima completamente diverso. E sono passati pochi anni, 2 o 3 anni tra questi due momenti di ricerca che vi sto mostrando. Ora le persone ci dicono: fantastico, uso lo SPID perché mi permette di entrare dappertutto, ci faccio tante cose. E anche gli utenti analogici sanno che cos'è e ci dicono: so che lo devo fare, quindi lo farò, sto solo aspettando il momento giusto per fare questo passo. Quindi abbiamo proprio percepito un clima completamente diverso, una maturità, una consapevolezza diversa, e anche ora in qualche modo la sensazione che finalmente esistono dei punti di riferimento, e però non createcene degli altri, no? Le persone dicono un timore, uno dei partecipanti diceva un timore che in questa fase di digitalizzazione si creino troppi strumenti. Ora che ho acquisito queste credenziali, ho imparato ad utilizzare questo strumento, basta, per favore utilizzatelo bene per tutto. Quindi questo che cosa ci dice? Che in un momento in cui questi sistemi iniziano a scalare diventa ancora più importante la logica di ecosistema, evitare duplicazioni e fare in modo che l'esperienza continui a funzionare bene diciamo, rispetto a quelle che le persone hanno percepito come proprio punto di riferimento. Ma non solo, ho iniziato ad estrarre una serie di considerazioni che secondo me parlano delle nuove sfide che noi come progettisti affrontiamo quando quello che progettiamo raggiunge queste dimensioni, che sono effettivamente gigantesche rispetto diciamo, quello che era il concept iniziale di poco tempo fa. Una di queste riguarda il fatto che i cittadini digitali, quando raggiungono questo livello di consapevolezza, maturità, utilizzo dello strumento, si aspettano che le cose funzionino sempre, indipendentemente dal contesto e da quello che sta succedendo attorno.
E questo è diciamo, un aspetto molto critico da considerare, soprattutto se stiamo parlando di sistemi che vedono centinaia di migliaia di persone compiere la stessa azione contemporaneamente nel tentativo di appunto caricare una carta di credito, dove ci sono degli evidenti, diciamo, anche poi limiti infrastrutturali che non riguardano un unico sistema, ma tanti sistemi diversi connessi nel nostro Paese. E quella stessa aspettativa per cui ci va bene trovare un po' di coda ad un ufficio, prendere un biglietto e metterci in attesa, nel digitale non la ritroviamo. Questo è lo screenshot che ho fatto il giorno in cui mi sono collegata per richiedere il mio bonus mobilità e effettivamente quando ho letto coda davanti a te 242.022 persone mi sono spaventata, oddio, non ce la farò mai. Poi fortunatamente dopo un paio di tentativi la coda si è finita, io sono riuscita a prendere il mio bonus, l'obiettivo è stato raggiunto, però ero intimorita inizialmente da questo messaggio. Questa stessa situazione appunto che magari in un mondo analogico non si presenta fortunatamente con le stesse numeriche e accettiamo in modo diverso, nel mondo digitale siamo meno disposti a viverla. E questo è un tema gigantesco dal punto di vista progettuale, perché in effetti le cose possono anche non funzionare in alcuni momenti, soprattutto quando la scala diventa così larga. E anche all'interno della stessa applicazione più volte abbiamo avuto l'esigenza di mostrare messaggi di diciamo, errore, rassicurazione, comunicare che le cose non stavano funzionando al 100% in quel momento, e sempre questo genera tantissimo ovviamente disagio, anche diciamo caricando molto l'assistenza che si occupa di questi servizi digitali, non solo in questo caso, ma penso possa essere esteso a tutti i servizi su larga scala di questi temi. E come progettisti quello che ci possiamo chiedere è: ok, che cosa possiamo fare di diverso? Come possiamo costruire un rapporto di fiducia per cui va bene che ci sia una failure di sistema? Come possiamo non rovinare tutto in quel momento? Come dialoghiamo con l'utente anche nelle difficoltà? Un altro grande, diciamo, tema che secondo me emerge su questa scala è legato alla scarsa consapevolezza che le persone hanno dei propri diritti digitali e di quello che significa tutelare la propria privacy o i propri dati all'interno di questo mondo e nell'utilizzo dei servizi digitali in generale. E anche qui riporto un aneddoto personale di quando all'inizio della pandemia sono arrivati questi messaggi. A me è arrivato un SMS da Regione Lombardia che diceva dal 3 aprile riceverai via SMS il codice delle ricette farmaceutiche. Allora, per curiosità, ho iniziato a chiedere a qualche amico ma secondo te come fa la Regione ad avere il tuo numero di telefono? E la verità è che la maggior parte delle persone non mi sapevano rispondere. Mi dicevano, boh sì, penso che ce l'abbiano. Alcuni dicevano, penso di averlo inserito nel fascicolo sanitario elettronico, che effettivamente poteva essere un link da cui probabilmente arrivavano questi numeri di telefono e le comunicazioni. Però anche su un tema così semplice c'era molta insicurezza. E quindi, come progettisti di questi servizi digitali, come noi aiutiamo le persone a capire che cosa, appunto, l'importanza di questi passaggi e a sviluppare una maggiore consapevolezza è un altro tema fondamentale e probabilmente irrisolto in questo momento. Questa che è una schermata fondamentale, ad esempio, all'interno dell'applicazione in cui si gestiscono sostanzialmente il proprio consenso alla diciamo, attivazione e disattivazione di servizi, è una schermata che ha un grande potenziale educativo da quel punto di vista, probabilmente ancora poco sfruttato. Un aneddoto interessante su questo è che c'è un link all'informativa sulla privacy e la sola presenza di quell'elemento all'interno di queste schede servizio che spiegano che cosa il cittadino si può aspettare all'interno dell'applicazione
diventa un elemento per le amministrazioni di, diciamo, un incentivo per cercare di andare a rivedere le loro informative, essere sicuri che sia tutto a posto e in qualche modo mettere in ordine quello che poi viene collegato dall'APIO, che è appunto il punto di riferimento da cui si poi può accedere al singolo servizio. Quindi si innescano questi cicli virtuosi per cui il fatto di dare più visibilità a un elemento che normalmente viene inserito all'interno di un footer e dimenticato o accettato in un flusso di consenso al trattamento dei dati, scatena poi diciamo, la volontà di cercare di comunicare un po' meglio alcuni concetti. E in ultimo, diciamo, l'altro grande tema da progettare su queste scale in relazione ai servizi digitali che abbiamo visto con questi ultimi cicli di ricerca è che c'è sempre la preoccupazione rispetto al divide e il cittadino digitale è un elemento importante nella lotta a questo divide e può in qualche modo riempire il gap esistente. Queste immagini vengono da una sessione di test in cui discutevamo diverse possibilità per il cittadino a livello di ricezione di documenti con un alto valore legale e ovviamente tutti dicono no, gestisco tutto in digitale, non voglio passare dagli uffici, non voglio vedere niente di cartaceo. Al punto di dire anche per le persone attorno a me, i miei familiari che magari sono analogici o hanno delle difficoltà, mi faccio io carico di diventare il punto di riferimento, no? L'hub digitale anche per la mia famiglia. E questo è un concetto importante da valorizzare che abbiamo cercato di tracciare in tanti progetti, cercando di creare delle strategie alternative per non escludere nessuno e diciamo i meccanismi di delega digitale gestiti bene possono essere una grande opportunità per creare questi punti di riferimento digitali, ma anche provare a costruire dei percorsi di accesso temporaneo, per esempio, a dei documenti o di diciamo, backup rispetto ai flussi più strutturati che non escludono sostanzialmente chi per un motivo o per l'altro in quel momento non può accedere secondo il percorso diciamo, più lineare che vediamo all'interno delle nostre applicazioni. E questi stessi hub possono essere hub fisici sul territorio, rivalutando anche strutture che magari hanno un ruolo secondario in questo momento. E in questo mi ha fatto ripensare a una delle più grandi ispirazioni per me sempre nel lavorare in questo settore e a stretto contatto con il mondo del pubblico, che è la storia di Daniel Blake nel film di Ken Loach, in cui effettivamente i protagonisti di questo divide non sono solo diciamo, in una situazione di difficoltà legata all'età anagrafica, ma possono essere veramente anche altre persone per una varietà di motivi. E questi secondo me sono i temi da tenere a mente nel momento in cui progettiamo servizi su questa dimensione, quindi di larga scala. Ora che abbiamo raggiunto un livello di maturità e consapevolezza che sembrava quasi impensabile 5 anni fa, dobbiamo lavorare sulla fiducia, come costruire fiducia con i nostri utilizzatori attraverso gli strumenti che abbiamo a disposizione, sul diffondere le competenze digitali in modo che si crei quella maggiore diciamo, consapevolezza anche rispetto a temi delicati come la privacy e sull'accessibilità, intesa non solo come la possibilità diciamo intesa in modo completo come la possibilità per tutti di accedere ai servizi che progettiamo senza escludere nessuno.